video voglio parlarvi del lutto, della perdita, del dolore per la perdita di una persona cara. Per fare questo mi sono recato nello splendido cimitero monumentale di Milano che mi aiuterà, che accompagnerà le mie parole in questo video. Il lutto è una di quelle esperienze che difficilmente possono essere rilette positivamente, anche dopo che è passato del tempo dall'evento. Avvertiamo una contraddizione che ci spaventa quando perdiamo qualcuno, una contraddizione fra il nostro dolore e la vita che va avanti. La gente che vediamo sorridere per la strada, il sole che sorge, ci regala magari una giornata serena, una giornata splendida. Non esiste un modo giusto di piangere una persona che se n'è andata, la quale con la sua dipartita apre un buco nella nostra realtà che a noi tocca colmare. Se non vogliamo che quel buco resti aperto per il resto della nostra vita, dobbiamo sforzarci di integrare questa esperienza nella nostra esistenza, sforzarci di capire delle essenziali verità, capire la semplice verità delle cose, cioè che nulla possediamo e che tutto ci viene dato in prestito temporaneamente, che questa possibilità di perdita dà valore a ciò che abbiamo qui e ora. Questa insomma è forse la chiave di lettura. Onorare la memoria e vivere, in fondo nulla più di questo ci viene chiesto dalla morte, dalla vita e voglio sperare dalle persone che se ne sono andate, poiché esse muoiono davvero solo se vengono dimenticate. Se non esiste un modo giusto di vivere il lutto, esiste tuttavia un modo corretto di approcciarsi a una persona che sta vivendo un lutto, un modo di comunicare con il dolore degli altri e comunicare il nostro dolore per loro. In effetti una persona che vive un lutto non ha bisogno di troppe parole, non ha assolutamente bisogno di sentire che anche voi in passato avete perso questo o quel parente, d'altronde questo non è consolante, e che voi avete brillantemente superato il dolore. Questo può ulteriormente avvilire chi già soffre. Chiedete alla persona come sta piuttosto, come si sente, aiutatela nelle faccende quotidiane se è il caso, ma fate in modo che non smetta del tutto di tenersi occupata. Soprattutto ascoltatela senza sforzarvi di trovare delle parole giuste. In questo caso le parole giuste sono quelle non dette, la presenza fisica, un abbraccio, uno sguardo, una lacrima. Insomma un segnale che possa dire alla persona che sta soffrendo per una perdita che noi ci siamo, la sentiamo, la avvertiamo emotivamente. Non cerchiamo di minimizzare la perdita. D'altro canto evitiamo di accrescere il dolore con racconti personali terrificanti o senza speranza e empaticamente cerchiamo di rispettare le idee spirituali delle persone. Ad esempio, seppur un credente possa pensare di fare una cosa buona e giusta, parlare a un non credente della morte di un caro come della volontà di Dio non è affatto una cosa buona né giusta. Quando preoccuparsi poi per un lutto non elaborato? Più che badare al tempo in senso stretto, è bene notare quanto il lutto sta creando un blocco, un limite alla vita, cioè quanto la persona, non superando il lutto, diventa incapace di godere delle situazioni sociali, degli interessi, ha problemi a funzionare nella quotidianità, magari trascura l'igiene, magari abusa di alcol o altre droghe per compensare il dolore o anche sentimenti di colpa, rabbia e amarezza. Questi comportamenti possono essere comuni nelle prime fasi del lutto, ma se dopo un tempo ragionevole sono ancora presenti, aiutate questa persona a cercare un'assistenza specialistica. Insomma, la morte di una persona cara non è cosa che possa essere vista da un lato positivo, ma il lutto può essere una fase non solo di dolore, ma anche di affetto, di empatia, di amicizia e di amore, insomma, dei migliori sentimenti che albergano in noi e che si rivelano essere la migliore cura per il lutto, come per tanti altri dolori. Bene, detto questo volevo raccontarvi la storia di una persona che ho trovato in questo cimitero, una persona che io non conoscevo. Sono andato verso il fondo del cimitero, nella parte dove ci sono i forni, e ci sono anche in questa zona dei piccoli loculi abbastanza antichi, insomma, che risalgono al XIX secolo, forse anche prima. E fra loro ho trovato quello di una tale Margherita, che naturalmente non conosco, non è una mia parente, alla quale è legata una breve storia che fa parte anche della storia d'Italia, e ve la voglio raccontare. E questo è un pochino il mio tributo alla memoria, al valore della memoria. In fondo chi vive continua a far vivere le persone ricordandole, e questo è qualcosa che ha un valore a prescindere dal fatto di credere o meno. La memoria è in qualche modo un modo di rendere eterno, di regalare l'eternità alle persone. Allora, la storia di Margherita è questa.
Siamo nel 1921 a Milano, in un periodo di scontri sociali violenti, a un passo dalla marcia su Roma di Mussolini. In una delle stanze del Kursaal Diana, quello che adesso è l'Hotel Diana di Milano, si incontravano regolarmente Benito Mussolini e il questore Giovanni Gasti, il quale poi, peraltro, fu l'inventore del metodo di catalogazione delle impronte digitali. In quello stesso posto l'alta borghesia milanese frequentava un circolo ricreativo che organizzava anche spettacoli teatrali. Ecco allora che il 23 marzo 1921 qualcuno mise vicino alla sala degli spettatori una cesta con 160 candelotti di esplosivo coperti di paglia e di bottiglie di vino. L'idea era quella di colpire il questore Gasti, ma ciò che avvenne in realtà fu che l'esplosione distrusse un muro che crollò addosso alle prime file degli spettatori, pronti a godersi l'ultima replica della mazurka blu di Franz Lehár. Erano stati degli anarchici indipendenti, contro i quali poi presero le distanze sia gli ambienti anarchici più noti, sia i socialisti che i fascisti. Per la strage del Diana furono condannati all'ergastolo il 19enne Ettore Aguggini e i mantovani Giuseppe Mariani e Giuseppe Boldrini, più altri 16 imputati. Fu una strage che uccise 21 persone e ne ferì 80. Fra loro la 29enne Margherita Calabrese Leoni, che era una professoressa di violino. La sirena ci avverte che è il momento di uscire dal cimitero ed è il momento per me di salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Ciao a tutti!